Un attimo, non sono ancora pronto. La storia del ramen istantaneo inizia con un nome che probabilmente non avete mai sentito, Momofuku Ando. Nato a Taiwan nel 1910, quando l'isola era ancora sotto il dominio giapponese, Ando non era affatto uno chef o un esperto d'alimentazione, ma era un commerciante di tessuti che a soli 22 anni aveva già avviato la sua prima azienda a Taipei. Trasferitosi a Osaka nel 1933, la sua vita sembrava destinata al mondo degli affari, ma il destino aveva ben altri piani per lui. Il Giappone del dopoguerra era un paese devastato, affamato. Le strade erano piene di persone malnutrite, disperate per ottenere un pasto caldo. Un'immagine rimasta impressa nella mente di Ando erano le lunghe code di persone infreddolite in attesa di una semplice ciotola di ramen caldo, vendute nelle bancarelle improvvisate vicino al mercato nero della stazione di Osaka. Ironia della sorte, mentre stava osservando questo problema, Ando stava passando il periodo più nero della sua vita. Nel 1948 fu condannato per evasione fiscale e dovette passare 2 anni in prigione. Successivamente, nel 1957, l'istituto di credito di cui era direttore fallì, facendogli così perdere quasi tutte le sue proprietà. A 48 anni, in un'età in cui molti pensano più che altro alla stabilità, Ando si ritrovò invece a cominciare da zero. Ma invece di abbattersi, Ando trasformò questa caduta in un'opportunità, con una convinzione che sarebbe poi diventato il suo mantra. La pace arriverà nel mondo quando la gente avrà abbastanza da mangiare. Con la sua missione in mente e ricordando quelle code interminabili di persone affamate, Ando si chiuse nel suo modesto capanno nel giardino della casa di Ikeda, ben determinato a creare un ramen che si potesse preparare a casa con solo acqua calda. Per un intero anno Ando lavorò instancabilmente dal suo capanno, dormendo ben 4 ore per notte, senza neanche un giorno di riposo. Nonostante non avesse nessuna esperienza nella produzione di noodles, era ben determinato a trovare una soluzione. La svolta arrivò, come spesso accade, in modo inaspettato, mentre guardava sua moglie Masako cucinare la tempura. Notò come la frittura rapida in olio bollente disidratasse la pastella, rendendola croccante e conservabile. Eccola qui l'intuizione, applicherà lo stesso principio ai noodles. Questa tecnica, che chiamò flash frying o frittura istantanea, non solo cuoceva la pasta, ma ne eliminava anche l'umidità, creando una struttura porosa che permetteva di essere reidratata semplicemente con acqua calda. Il 25 agosto del 1958 Momofuku Ando lanciò sul mercato il Chicken Ramen, il primo prodotto di spaghetti istantanei del mondo. Scelse il gusto del pollo perché lo teneva più universale e meno legato alle specifiche culture come per esempio la salsa di soia. Curioso paradosso, questo prodotto, nato per sfamare le masse, fu inizialmente venduto come articolo di lusso per ben 35 yen, circa 6 volte il costo dei noodles freschi tradizionali. Era una necessità pratica dovuta alla gestione dei costi di ricerca e sviluppo, ma rivela anche come le innovazioni seguono un percorso del tutto particolare prima di realizzare realmente il loro potenziale. Ma la vera rivoluzione arrivò ben 13 anni dopo. Durante un viaggio negli Stati Uniti nel 1966, Ando osservò qualcosa di sorprendente. Gli americani spezzavano il blocco di noodles, lo mettevano in un bicchiere di carta, ci versavano sopra dell'acqua calda e lo mangiavano con la forchetta. Questa semplice osservazione portò a un'intuizione fondamentale. Per conquistare il mondo non bastava esportare il prodotto, ma adattare l'esperienza di consumo alle abitudini locali. Il 18 settembre del 1971, all'età di 61 anni, Ando lanciò i Cup Noodles. Un contenitore unico che fungeva da imballaggio, recipiente per la cottura e piatto da cui mangiare. Una soluzione geniale nella sua semplicità. Il successo fu straordinario. Oggi, secondo la World Instant Noodle Association, nel 2023 sono state consumate 120 miliardi di porzioni di noodles istantanei nel mondo. La Cina è in testa con ben 42 miliardi di porzioni annue, seguita da Indonesia, India e Vietnam. Anche in Italia, sebbene non siamo tra i primi consumatori, i noodles istantanei hanno trovato un piccolo spazio nelle nostre dispense. Ma i numeri non raccontano tutta la storia. Il ramen istantaneo è diventato uno straordinario specchio per la società contemporanea.
In positivo, ha rappresentato una democratizzazione dell'accesso al cibo. Durante le catastrofi naturali, come i terremoti in Giappone, i noodles istantanei diventano parte essenziale dei pacchi di soccorso, garantendo un pasto caldo quando le infrastrutture collassano. L'importanza culturale è testimoniata anche dall'esistenza di musei interamente dedicati ai noodles istantanei, come il Cup Noodles Museum di Osaka e di Yokohama, che ogni anno attraggono milioni di visitatori. La capacità di adattarsi ai gusti locali, dal tom yum thailandese al kimchi Corea o magari dal curry in India fino ad arrivare ai gusti europei, ha permesso agli spaghetti istantanei di integrarsi nei repertori alimentari di culture molto diverse. Ma c'è un'altra faccia della medaglia. In molti paesi l'alto consumo di noodles istantanei è diventato un indicatore di difficoltà economica. Ovviamente, quando le risorse sono limitate, questo cibo economico ma di lunga conservazione diventa una necessità più che una scelta. Un aneddoto particolarmente emblematico viene proprio dagli Stati Uniti. In alcuni prigioni americani, le confezioni di noodles istantaneo avrebbero superato addirittura le sigarette come principale bene di scambio tra i detenuti. Questo fatto, per quanto estremo, illustra come un prodotto, per quanto economico, possa acquisire un valore fondamentale in contesti di estrema necessità, diventando contemporaneamente salvezza e simbolo di disuguaglianza. È tempo anche di parlare di aspetti meno celebrati dei noodles istantanei, spesso etichettati come junk food e cibo spazzatura. Le preoccupazioni principali riguardano i valori nutrizionali. Una singola porzione contiene un elevatissimo contenuto di sodio che in alcuni casi supera il 60-70% della dose giornaliera raccomandata dall'OMS. Un significativo apporto di grassi saturi derivati dalla frittura di palma, calorie vuote con scarso valore nutrizionale e un bassissimo contenuto di fibre, vitamine e minerali essenziali. Alcuni studi hanno suggerito delle correlazioni tra l'elevato uso di noodles istantanei e l'aumento di rischio di ipertensione, sindrome metabolica e malattie cardiovascolari. C'è poi l'impatto ambientale da considerare. I contenitori di polistirolo espanso, utilizzati da molti cup noodles, sono difficilmente biodegradabili e raramente riciclati in modo efficace. L'uso massiccio di olio di palma legato alla produzione solleva questioni legate alla deforestazione in paesi come Indonesia o Malesia, con la conseguente perdita di biodiversità e di habitat per le specie a rischio. Sebbene nati come una soluzione alla fame, i noodles istantanei sono diventati per molti giovani un'abitudine alimentare che sostituisce pasti molto più nutrienti e bilanciati. In Corea del Sud, il paese con il più alto numero pro capite, circa 75-76 porzioni l'anno per persona, le autorità hanno lanciato campagne per ridurre il consumo tra i giovani, preoccupate soprattutto per l'impatto sulla salute a lungo termine. È interessante notare come il consumo di noodles istantanei tende a rimanersi stabili o addirittura ad aumentare durante le crisi economiche, rendendoli un indicatore a prova di recessione. Un dato economico che gli esperti finanziari utilizzano per valutare la situazione economica delle famiglie. Questa dualità, da necessità a icona, da soluzione democratica a potenziale problema di salute pubblica e indicatore sociale, rende gli spaghetti istantanei uno specchio complesso della società moderna e delle sue contraddizioni. L'industria non è rimasta indifferente alle critiche. Negli ultimi anni abbiamo infatti assistito all'evoluzione del prodotto che cerca di affrontare le situazioni principali. Una versione con sodio ridotto, una versione senza MSG aggiunti, linee premium con ingredienti di miglior qualità, varianti cotte ad aria invece della frittura per diminuire i contenuti di grassi, packaging più sottili di carta riciclata per ridurre l'impatto ambientale e opzioni nutrizionalmente più bilanciate con aggiunta di vitamine e fibre. Infatti Nissin Food, la società fondata da Ando, ha sviluppato una linea Kaizen Meal progettata per offrire un pasto più bilanciato anche con un'alternativa a base vegetale. Questa evoluzione riflette le tensioni tra celebrazione culturale del prodotto e le crescenti preoccupazioni per la salute e la sostenibilità. È interessante notare come lo stesso Momofuku Ando, che visse fino all'età di 96 anni, sostenesse che la modernizzazione fosse la chiave. Mangiava i suoi cup noodles regolarmente, ma nell'ambito di una dieta alimentare varia e ben bilanciata. Lo spirito innovativo di Ando continuò fino all'ultimo. Nel 2005, all'età di 95 anni, realizzò un altro sogno, gli Space Ram,
un ramen che potesse essere consumato in condizioni di microgravità dagli astronauti, una dimostrazione che l'innovazione non ha limiti d'età. La storia del ramen istantaneo è molto più di una semplice curiosità alimentare, è il racconto di come un'idea apparentemente semplice, nata per risolvere un problema concreto, possa generare un impatto profondo e duraturo sulla cultura alimentare globale. Dalla disperazione del Giappone post-bellico fino alla Stazione Spaziale Internazionale, dal capanno di un imprenditore fallito fino agli scaffali dei supermercati di tutto il mondo, un prodotto che incarna sia il genio dell'innovazione che le contraddizioni della modernità. La prossima volta che preparerete un cup noodle, magari in una serata frenetica come quella che avete visto all'inizio, ricordate che state partecipando a un fenomeno globale nato dalla visione di un uomo che credeva che la vera pace alimentare arriverà nel mondo non solo quando tutti avranno accesso a cibo a sufficienza, ma a cibo sano, sostenibile e culturalmente significativo. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetemi e lasciate qui sotto il vostro gusto di ramen preferito. Io sono Luca Valletta e questo era Giappone nel mondo insieme a Plot Twist. Se non ci conoscete vi consiglio qua una bella playlist da guardare con tutti i nostri video migliori. Ciao a tutti e buon ramen istantaneo. Torna a mangiare un cipollino di ramen. Basta, ma lo mangiare veramente.